ventaglio eclettico di esperienze. Alcune sono uniche. Cominciamo con la classica più famosa quando si dice la Turchia: mongolfiera lungo il paesaggio lunare. Sorvolare la Cappadocia a bordo della mongolfiera facendo addirittura un brindisi con le prime luci dell'alba lungo il paesaggio suggestivo che rievoca quello lunare. Un silenzio surreale dell'atmosfera fiabesca tra i camini delle fate formate con l'eruzione di due vulcani e di fenomeni atmosferici di 10 milioni anni fa. Parapendio in Ölüdeniz. Decollare dalla cima del monte per ammirare a volo di uccello il panorama mozzafiato della costiera turchese, galleggiando in aria sopra la famosa vista della Laguna Blu, circondata poi dalle montagne verdi, e poi atterrare dolcemente sulla spiaggia bianca, accompagnati da un pilota ovviamente, che controlla la velocità e la direzione del parapendio, quindi non siete soli nel cielo. È un'avventura adrenalinica, ma allo stesso tempo un forte rilassante per la mente che smaltisce in mezz'ora la pesantezza accumulata da anni. Alba sulla vetta di Nemrut. Assistere al sorgere del sole da un'altitudine di 2000 metri del monte Nemrut, che ospita un santuario reale con enormi statue del I secolo a.C., del regno perduto di Commagene. È incantevole anche il tramonto di questo paesaggio mistico della Mesopotamia, ma l'alba la trovo più suggestiva e se andate lì capirete perché. La luce illumina lentamente la vetta gradualmente e rivela le colossali teste di pietre. Impressionante. Una scenografia millenaria che si ripete tutti i giorni. Castello di Cotone, una meraviglia visiva e spirituale. Castello di Cotone, letteralmente così significa Pamukkale, con le splendide piscine termali, formate in 15.000 anni da calcare e travertino, con movimenti sismici e tettonici. Nei pressi c'è anche il sito archeologico di Hierapolis del 200 a.C. con il teatro incredibilmente ben conservato. Una notte sull'Oriente Express anatolico. Partenza dalla capitale Ankara e arrivo alla città di Kars, che si trova nell'estremità nord-orientale della Turchia. Il viaggio dura 24 ore sul treno negli scompartimenti romantici alla scoperta dell'Anatolia innevata e attraverso le tappe storiche. Accoglienze piacevoli alle fermate, prelibatezze locali, sembra infilarsi in una poesia arcaica. Touristic Doğu Express, l'espresso turistico dell'Est, ha solo un grattacapo: trovare i biglietti. Messa dei dervisci rotanti. L'aspetto esoterico della fede, rotando tra microcosmo e macrocosmo per celebrare l'armonia dell'universo e per l'avvicinamento alla divinità. Assistere alla messa dei dervisci rotanti della confraternita Mevlevi Sufi è un'indimenticabile esperienza spirituale. Non è uno spettacolo, ma è una preghiera, una liturgia.
Cercate di trovare una messa autentica anziché quelle cerimonie dimostrative a pagamento per i turisti. Casa di Maria. Entrare nella casa di Maria dove lei visse veramente fino ai suoi ultimi giorni dopo essere stata accompagnata da San Giovanni. È senz'altro una delle più emozionanti momenti dello straordinario, ma davvero straordinario itinerario di pellegrinaggio multireligioso in Turchia, che ospita sontuosamente le reliquie storiche e i luoghi di culto delle fedi monoteiste e politeiste. Hammam. Il rituale imperdibile su un luogo senza tempo, densa di vapore con gli echeggi dell'acqua. Ci si sdraia sulla calda piattaforma di marmo. Poi il massaggio particolare, piuttosto forte. Sembra che fa male e invece il giorno dopo ci si rende conto di quanto competente è stato il massaggiatore. Ci si trattiene ore e ore nel hammam, ci si lava, si mangia, si socializza, ci si lava di nuovo. Purificazione del corpo e dello spirito. E poi hammam turco è uno dei luoghi preferiti anche per le feste di addio al celibato, con canti e balli. Felicità malinconica in meyhane. Si canta, ci si commuove, si piange, ci si abbraccia, si chiacchiera di tutto in meyhane. Semplice osteria accogliente e popolare con la fievole musica dal vivo dove spariscono le inquietudini mondane. La felicità è contagiosa. L'atmosfera è la combinazione perfetta di signorilità e allegria e niente schiamazzi ma tantissima allegria. La tavola è ricca degli antipasti chiamati meze per accompagnare il rakı, il drink superalcolico a base di anice. Tutti intorno alla stessa tavola in questo ambiente è difficile che i nemici rimangano nemici. In giro tra i continenti. Istanbul, l'unica città distesa su 2 continenti con lo splendido Bosforo, non per caso crea dipendenza. Una crociera lungo lo stretto lascia un ricordo indelebile. Basta salire sui battelli del trasporto urbano, infatti è uno dei privilegi degli istanbuliti che tutti i giorni si spostano da un quartiere all'altro con i tragitti favolosi a bordo di un battello, da un lato l'Europa, dall'altro l'Asia, oppure Anatolia per noi turchi, con vecchi palazzi ottomani, barche, colossali navi internazionali, gabbiani e a volte anche i delfini. Colazione turca. Un'altra doverosa esperienza in Turchia è senz'altro la colazione turca. Il contenuto per molti è impressionante, con almeno 2, ma solitamente più tipi di formaggi, olive, pane, burro, marmellata, miele, pomodoro, cetriolo come base minima indispensabile tutte le mattine. E poi focacce, pane locale, la morbida croccante ciambella al sesamo con il famoso simit, pasta sfoglia, salse rustiche come pesto di sesamo oppure pesto di pomodoro concentrato con noci e erbe e spezie, uova in padella con salumi.
Insomma, un impegno serio, diciamo, la colazione turca, che è il componente fondamentale della cultura turca. Ci sono i locali appositi in città o in campagna per andare e fare colazione, per socializzare e per rilassarsi. Il cammino paesaggistico lungo il sentiero di 500 km. Si attraversano le spiagge bianche delle tartarughe caretta caretta, la valle delle farfalle, la fiamma eterna della roccia che brucia ininterrottamente, la vera casa di San Nicola, ovvero Babbo Natale, e tante altre cose. Si cammina seguendo le strisce rosse e bianche sulle rocce e sui tronchi di albero. Dormire in casette di legno, nelle tende, incontrare sulla strada molti appassionati viaggiatori da tutto il mondo, e poi fare il bagno nel mare cristallino dove non ci va nessuno. Insomma, un pellegrinaggio per intrecciarsi alla dea natura. Crociera blu in Caicco. Un altro modo decisamente più pigro per immergersi nella contemplazione del blu e del verde è il Caicco. Il Caicco solitamente dispone anche di equipaggio molto riservato, quasi invisibile, che vi preparano tutto, vi assistono durante questo viaggio. Solitamente si affitta in famiglia oppure con amici stretti. Quindi solitamente una barca a disposizione, addormentarsi e svegliarsi in mezzo al mare delle divinità mitologiche, Mare Egeo. Il mare della Turchia in quelle parti è calmo perché si estende tra 1000 baie e isole. Ossigenoterapia nelle dimore perdute tra le vette nebbiose. Due destinazioni ideali per un piccolo eremitaggio dove la natura è l'unica protagonista. Una è le montagne di Ida, ovvero Kazdalar in turco, giù dello stretto dei Dardanelli, nei pressi dell'antica città di Troia. Dopo le Alpi sono riconosciute come la seconda catena più ossigenata al mondo. Kazdalar sono i monti con 1000 sorgenti, come descrisse Omero nell'Iliade. L'altra destinazione invece per staccare la spina sono le catene montuose e le vette che si affacciano al Mar Nero e raggiungono a 4000 metri di altitudine, molto diverso dalla costiera egea. Qui ci sono altopiani, laghi, boschi, case rurali sulle valli vicine al cielo e poi tante sfumature di verde. È sempre verde. Ci sono sempre le abbondanti piogge. Göbekli Tepe. Ecco, quest'ultimo decisamente il più forte. Si tratta di un capolavoro neolitico che risale all'11.600 a.C., vale a dire quasi 12.000 anni. Come età è il doppio di Stonehenge, il triplo delle piramidi, pensate un po'. Göbekli Tepe, il promettente sito archeologico, ha rivelato, pensate, il primo tempio della storia del mondo. Eppure gli scavi sono ancora in corso verso una sfida mesolitica. Mette i brividi per la sua età, che sconvolge l'accreditata storia della civiltà. Göbekli Tepe ospita circa 500.000 visitatori ogni anno e si trova nei pressi delle città affascinanti che possono costituire delle tappe, come Mardin, ad esempio, il gioiello della Mesopotamia, con le sue case di pietre calcaree gialle, e poi convivenza millenaria multiculturale ancora oggi, ottima cucina e gioielli unici di argento. La regione è intrigante.
Insomma, ho cercato di sintetizzare in poche parole le emozioni da non ascoltare, ma da vivere.